Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Avete mai sentito la parolina mica in italiano? Dai, non è mica la fine del mondo. Mica ci voglio andare, eh. Questa è una parolina utilizzata moltissimo da noi italiani. Può essere però difficile capire come si utilizza. Ha diversi utilizzi ed ha anche diverse regole in merito a dove si posiziona nella frase. Voglio precisare però che questa è una parola che noi italiani usiamo nella conversazione, nel parlato, oppure possiamo usarla anche nei messaggi, ma è una parola che non vi consiglio di usare nella vostra prova scritta o prova orale d'esame. Comunque, essendo così comune ed utilizzata dagli italiani, ho pensato di fare un video per spiegarvi i differenti utilizzi, vedere degli esempi insieme e cercare di capire le differenti sfaccettature di questa parola. Dunque, se siete pronti per iniziare, cominciamo! La parola mica si usa in particolar modo per rafforzare una negazione. È un po' come dire per niente o affatto. Non sono mica innamorato, eh? Dì a quel deficiente che non facesse tanto lo spiritoso con le donne, che quelle non sono mica stupide. Ma io non sono mica come loro, sai? Vediamolo in una frase. Non ho mica intenzione di andare a quella festa. Non ho mica intenzione di andare a quella festa. Questo è un po' come dire non ho per niente intenzione di andare a quella festa. Non ho affatto intenzione. Stiamo rafforzando la nostra negazione. La nostra negazione sarebbe non ho intenzione di andare alla festa. Se io aggiungo mica, l'altra persona capisce che davvero non voglio andare a questa festa. Vediamo un altro esempio. Io non posso partire venerdì, mica sono in ferie. Io non posso partire venerdì, mica sono in ferie. Mica sono in ferie è come dire io non sono in ferie, non sono per niente in ferie, non sono affatto in ferie. Vuol dire che io non ho assolutamente il giorno libero il venerdì. Il secondo utilizzo di mica è per esprimere dubbi, incredulità o per fare una domanda retorica. Senti, mica puoi pagare tu il mio piatto di crudi? Mica ho confessato ancora, no? Io un po' non gli hai mica chiesto dei soldi. Vediamolo meglio in un esempio. Mica vorrai uscire con questa pioggia. Mica vorrai uscire con questa pioggia. Questa frase è un po' come dire non starai davvero pensando di uscire con questa pioggia. Siamo un po' increduli di fronte a questa cosa. Vediamo un'altra frase. Non mi hai mica chiamato prima. Non mi hai mica chiamato prima. Stiamo esprimendo un dubbio. Stiamo dicendo ma per caso mi hai chiamato prima? Come avete visto ho fatto diversi esempi dove ho usato mica da solo o mica con la negazione non. Dunque, quali sono le regole in merito all'ordine della frase quando usiamo mica? Se utilizziamo mica prima del verbo non è necessario mettere il non. Mica voglio andare a fare sport. Mica voglio andare a fare sport. Significa non ho affatto voglia di andare a fare sport. Come avete visto ho messo mica prima del verbo, mica voglio. Se mica viene dopo il verbo, allora è necessario mettere non. Per esempio, non vai mica al ristorante tutti i giorni. Non vai mica al ristorante tutti i giorni. Come vedete, abbiamo usato non e abbiamo posizionato mica dopo il verbo vai. Cosa succede invece quando usiamo dei tempi verbali dove si utilizza l'ausiliare? In questo caso, se usiamo mica da solo, si mette comunque prima di tutto il verbo. Per esempio, mica ho finito io la torta. Mica ho finito io la torta. Se invece usiamo la frase con la negazione, il mica si tende a posizionare fra il verbo ausiliare e il participio passato. Non ho mica finito io la torta. Non ho mica finito io la torta. Abbiamo finito qui con il video di oggi. Come avete visto, una parola così piccola nasconde diversi significati ed utilizzi. E anche qualche regola. Io spero tanto che abbiate imparato qualcosa di nuovo con questo video e spero che vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!